In molti mi dicono: Domenico, come gestire l'indifferenza in amore? Se ci siamo lasciati, se non è interessato o interessata a me, come posso gestirla? Ebbene, ho alcune cose importanti da dirti all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le settimane che pubblicherò comunque dei contenuti gratuiti, dei video gratuiti, potrai vederli in anteprima. Ora, detto questo, cerchiamo di capire una cosa fondamentale: l'indifferenza in amore. Ok? L'indifferenza è l'esatto opposto dell'amore, ok? Molto spesso ho a che fare con delle persone giornalmente che seguono i percorsi di riconquista e di seduzione che mi dicono: Domenico, l'altra persona è molto arrabbiata, quindi questo significa che non c'è più amore, non c'è più nulla. Io tendo sempre a precisare che quando c'è rabbia, anche se in questo caso è un sentimento negativo, comunque non è l'opposto dell'amore. È un qualcosa che cammina pari passo sotto un'altra modalità. Quindi ancora in quel caso siamo graziati, diciamo così. Quando c'è proprio indifferenza, e lo capiamo perché in realtà l'indifferenza la si capisce subito, in quel caso ci ritroviamo in una condizione opposta all'amore. Quindi bisogna porsi un po' di domande. Se dall'altra parte abbiamo una persona indifferente, è chiaro che bisogna da subito porsi delle domande, come ti dicevo poco fa, e capire se è tua intenzione muovere dei passi verso l'altra parte, verso una nuova direzione con questa persona, oppure soffermarsi un attimo e riflettere su cosa fare. Io ora all'interno di questo video ti dirò delle cose molto importanti che ti consiglio di seguire fino alla fine. Una delle cose sulle quali ti invito a riflettere è la mancanza di attrazione mentale. Senza l'attrazione mentale nulla può esistere. Se io ho una passione, questa passione può essere la musica, oltre al mio lavoro comunque, io per la musica sento una certa attrazione. Quando, non lo so, ecco, sto ascoltando la musica al computer, io avverto determinate sensazioni. Quando sento qualcuno suonare in televisione o dal vivo, io avverto determinate sensazioni, perché comunque ho studiato musica da quando ero piccolino così, e quindi è chiaro che io ho una certa attrazione verso quel canale lì. È chiaro che l'attrazione mi porta a essere sempre in sinergia con quel canale lì, quindi in questo caso la musica. Ti ho voluto portare questo esempio per farti capire che senza l'attrazione mentale, senza avere un'attrazione concreta e reale verso l'altra persona, sussiste indifferenza. Come dicevamo prima, l'indifferenza è l'opposto dell'amore e in questo caso è molto difficile costruire dei parametri solidi per mantenere una relazione forte con l'altra persona. Quindi il primo punto sul quale ti invito a riflettere è l'attrazione mentale. La seconda cosa sulla quale ti invito a riflettere è l'eventualità che l'altra persona mostri indifferenza perché in un certo senso è concentrata su altro. Quando dico su altro intendo o su un'altra persona o su un'altra situazione. Questo bisogna capirlo. Se il tuo ex, se la tua ex, se la persona che desideri di più al mondo nutre indifferenza nei tuoi confronti, esistono queste due ragioni possibili, plausibili: che ha un interesse per un'altra persona o che ha un interesse per un'altra situazione lontana dal concentrarsi su di te. Anche questo va tenuto in considerazione, altrimenti non abbiamo nessuna possibilità di agganciare e creare proprio un rapporto concreto, come dicevo prima. Il terzo elemento da considerare è la comunicazione. Questo significa che molto probabilmente la comunicazione tra di voi non è stata così efficace, così concreta da generare una certa solidità all'interno della coppia. Anche questo molto spesso, anzi per il
quasi 90% dei casi conduce ad indifferenza, ok? Quindi l'indifferenza in realtà è il frutto di queste tre cose di cui ti ho parlato. Quello che ti invito a fare è di analizzarle tutte e tre questi elementi di cui ti ho parlato, cercare proprio di meditare su questo e poi prendere una decisione concreta, se andare in una direzione o andare nell'altra. Questi tre elementi ti permetteranno veramente di fare chiarezza e capire come meglio comportarti. Io sono disponibile ad aiutarti, in descrizione di questo video troverai i miei contatti, mi puoi contattare e cercheremo di capire insieme cosa stai vivendo in questo particolare momento. Ad ogni modo, se il video ti è piaciuto, lascia un like o commenta, mi farà molto piacere e sarà utile per tante altre persone. Ti ringrazio di aver visto questo video e alla prossima. Ciao!